Bene amici, oggi vi svelerò quello che secondo me è l'obiettivo migliore per iniziare a far foto e video da accostare al kit lens o da utilizzare in maniera esclusiva se non avete preso il kit ma solo il corpo macchina della ZV-E10. Godetevelo in questo nuovo video. Andiamo! Ed eccoci tornati per questa nuova avventura sul canale. Ho ricevuto diverse richieste di consigli circa un primo obiettivo appunto da comprare e nello specifico da accostare alla ZV-E10 della Sony per sfruttarne le potenzialità e tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto nei miei video precedenti, ed al posto di rispondere via email o negli stessi commenti ho deciso di realizzare questo contenuto per potervi appunto meglio parlare di quello che secondo me è un best buy per caratteristiche, qualità costruttiva e ovviamente rapporto qualità-prezzo. Sto parlando, signori, del Sigma 16 mm f1.4. Questo obiettivo fa parte della trilogia di Sigma che allo stesso affianca il 30 ed il 56 mm, tutti sempre f1.4, e se un minimo ti intendi di fotografia e capirai di che cosa stiamo parlando, sono sicuro che ti starai già leccando i baffi. Ma affronteremo meglio questo aspetto nel corso del video. Nel frattempo eccolo qui, ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. Lui è ciò di cui stiamo parlando. Sigma lo produce con attacco E per Sony, attacco L per Leica, ma non mancano nemmeno gli attacchi per Fuji e per Canon. Quindi se avete una macchina fotografica, una videocamera di questi marchi, dovreste secondo me assolutamente prendere questo gioiellino. Già, perché lui è un obiettivo con il miglior rapporto qualità-prezzo di sempre. Costa infatti 399 euro circa, ma lo si trova spesso anche in offerta risparmiando ancora qualcosina, per non parlare poi ovviamente di quello che è l'usato garantito dei vari siti di fotografia che offrono magari accessori ricondizionati, controllati, appunto garantiti anche per un ulteriore anno dal loro acquisto, e che spesso sono proprio equivalenti al nuovo e ci consentono di risparmiare davvero parecchio. Se a tutto ciò aggiungiamo anche la capacità di arrivare, come detto, a livelli di f-stop talmente bassi come appunto 1.4 ed avere delle sfocature incredibili dello sfondo, beh, allora stiamo parlando davvero di un prodotto assolutamente fantastico. Io lo uso spessissimo sia per quanto riguarda le foto che per i miei video sul canale YouTube, e udite udite, ha anche un ottimo sistema di autofocus. Già, perché lui si integra perfettamente con la ZV-E10 e l'autofocus segue i volti ed il rilevamento dell'occhio sia umano che animale in maniera impeccabile, senza nemmeno fare quei fastidiosi rumori propri di diversi sistemi di autofocus di altri obiettivi, che per tenere appunto la messa a fuoco fanno quei click clack spesso udibili in sottofondo, soprattutto se utilizziamo un microfono posizionato nell'attacco hot show della nostra fotocamera e quindi comunque molto vicino all'obiettivo e capace ovviamente di registrare anche i suoni dello stesso. Buona anche la resa dei colori e la nitidezza, il che assicura ovviamente delle foto di grande qualità. Robusto, qualitativamente ben assemblato, al suo interno ha davvero dei materiali di ottima qualità e di ottimo pregio. Ecco, per esempio, vediamo se riesce a mettere a fuoco anche la lente, una cosa veramente incredibile, un aspetto liscio ed una messa a fuoco manuale ad anello molto molto fluida. Davvero nulla da obiettare per un prodotto del genere al prezzo appunto a cui viene venduto, che lo rende appetibile e comunque diciamo utilizzabile davvero in moltissime situazioni, finanche in condizioni di scarsa luminosità. Molti si lamentano infatti che un sensore APS-C, essendo più piccolo di un full frame, non riesce a dare dei risultati decenti perché non riesce a far entrare la stessa proprio quantità di luce rispetto a quest'ultimo. Ma indovinate un po', con questo Sigma f1.4 si riesce a far entrare davvero così tanta luce che possiamo portarci tranquillamente in giro la nostra camera con sensore APS-C o anche micro 4 terzi se appunto abbiamo una di quelle, ed avere dei buoni risultati anche in quelle situazioni dove invece avremmo avuto delle foto o delle clip inutilizzabili perché magari troppo scure
o soprattutto granulose per via magari della necessità di aver dovuto alzare di parecchio l'ISO o settare diciamo la camera per avere una luce decente. Ed invece con questo Sigma f1.4 possiamo tranquillamente portare a casa degli ottimi risultati, perché la luce che fa entrare questa lente ci permette tranquillamente di abbattere al minimo quella rumorosità diciamo delle immagini, anche se utilizziamo la nostra attrezzatura e quindi la nostra fotocamera in uscite notturne, comunque in situazioni diciamo di scarsa luminosità. A tutte queste eccellenti caratteristiche si accostano poi le dimensioni non proprio generose ed il peso. Infatti credo che lui da solo riesca a pesare all'incirca anche più del solo corpo macchina della stessa ZV-E10, ma questo diciamo è in parte dovuto anche alla sua qualità ed eccellenza dei materiali costruttivi utilizzati appunto da casa Sigma. Infatti parliamo di circa 405 grammi per la sola lente contro i 343 grammi del solo corpo macchina della ZV-E10. Nulla di particolarmente comunque negativo, posto che dopo i primi utilizzi vi garantisco che i pregi di questa lente vi faranno totalmente dimenticare appunto questi piccoli nei. È solo appunto questione di farci l'abitudine, tant'è che infatti parecchi youtubers la utilizzano tranquillamente per i loro vlog all'esterno, viaggi. Io ad esempio la porto tranquillamente sempre in giro con me, montandola spesso sulla ZV-E10 e quindi utilizzando un GorillaPod piuttosto che un treppiedi, un piccolo cavalletto portatile, diciamo senza causare alcun tipo di problema particolare in termini di portabilità appunto o eccessivo peso. Anzi, devo dire che alle volte, soprattutto in ambito fotografico, qualche grammo in più aiuta, diciamo, in una miglior presa della camera ed elimina anche quei piccoli tremolii, diciamo, i micro tremolii che in maniera automatica e anche in maniera abbastanza inconsapevole facciamo un po' tutti noi con le nostre mani quando usiamo appunto la fotocamera a mano libera. Il Sigma 16 mm non è dotato di una sua stabilizzazione e questo comunque devo dire che è abbastanza comprensibile, perché laddove avesse avuto anche questa specifica funzione e anche magari qualche piccola altra caratteristica che in realtà manca, come tanto per fare un esempio magari penso a un pulsantino laterale personalizzabile che magari diciamo premendolo ci dia la possibilità di switchare in maniera abbastanza veloce e rapida e diretta diciamo da una messa a fuoco manuale ad una messa a fuoco automatica e viceversa, sicuramente se così fosse stato non sarebbe costato quei 400 euro che costa e quindi di conseguenza non sarebbe stato il best buy che invece è. Ma questa assenza devo dire che non è un qualcosa di assolutamente negativo, anche perché le sue caratteristiche ci permettono di agire su quella che è appunto la velocità dell'otturatore, aumentandola un po' per quanto riguarda istantanee più ferme che vanno a frizzare l'immagine ed eliminano qualche tremolio appunto della mano, usandole infatti tra un 250esimo, un 500esimo di secondo, consentendoci così di realizzare appunto delle immagini correttamente messe a fuoco, molto nitide e luminose, che quindi non ci fanno rimpiangere l'assenza proprio di una stabilizzazione nativa. Per quanto riguarda questo, diciamo, l'aspetto foto, per quanto riguarda invece i video, invece vi dico appunto che io non utilizzo quasi mai la stabilizzazione digitale, perché se tengo la macchina ferma su un cavalletto, come appunto in questo momento, non la trovo essenziale. Se la tengo invece in mano utilizzo i dati giroscopici in post produzione per stabilizzare appunto le mie clip con Catalyst Browse, di cui già ti ho parlato, anzi magari poi andremo a realizzare un video specifico su questo software che trovo ottimo appunto in termini di qualità, proprio diciamo per la sua capacità di stabilizzare l'immagine con una percentuale di crop molto bassa, o comunque in ogni caso personalizzabile dall'utente, che ci garantisce comunque dei risultati appunto di stabilizzazione che possono tranquillamente essere paragonati a risultati di stabilizzazione IBIS di fotocamere ben più costose della ZV-E10 stessa. Come vi ho accennato ragazzi all'inizio, questo 16 mm fa parte di una trilogia. La Sigma produce infatti
fatti anche un 30 e un 56 mm, adesso mi pare anche che di recente abbia presentato un 35 mm sempre f1.4. Il 56 diciamo è perfetto per chi fa dei ritratti, il 30 invece probabilmente è una lente più generica, adatta un po' a tutto, è equivalente diciamo ad un elegante 50 mm in full frame. Questi tre obiettivi della Sigma aiutano, credetemi, davvero tanto a trasformare le vostre fotocamere con sensori più piccoli delle full frame in ottime concorrenti a prezzi obiettivamente più bassi, senza perciò stesso dover rinunciare a quella che è una grande qualità, sempre e comunque alta, adatta forse anche alla maggior parte delle situazioni, diciamo, di chi come me non ne fa un uso prettamente professionale, ecco, della propria attrezzatura, ma coltiva principalmente una grande passione per questo splendido mondo. Bene ragazzi, questo è quanto, io ve lo faccio rivedere in tutto il suo splendore. Il Sigma 16 mm f1.4 è assolutamente la lente da avere, da accostare all'obiettivo pancake della Sony, ma anche una lente eventualmente se avete acquistato solo il corpo macchina per iniziare a fare davvero grandi cose. Vi consente di vloggare, vi consente di realizzare video su YouTube e quant'altro. Bene, anche per questo video è tutto, spero di potervi portare spesso sempre più contenuti ancora in ambito fotografico e video, e questo sarà possibile solo se vi iscrivete al canale e mi darete una mano a farlo crescere supportando tutti i miei lavori e consigliandoli appunto ai vostri amici. Quindi cliccate qui per iscrivervi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, lasciate un commento e magari fatemi sapere che idea vi siete fatti di questo gioiellino di casa Sigma e confrontiamoci magari se anche voi ne possedete già uno. Seguitemi pure su Instagram, l'altro social con il quale possiamo sempre comunque rimanere in contatto in via più diretta e più immediata. E quindi da Marco e dal 16 mm Sigma f1.4 è tutto, vi voglio bene, vi voglio salute, e a proposito di salute mi bevo un sorso d'acqua che sono rimasto completamente a secco. Ciao, alla prossima!